Abbiamo ufficialmente superato metà serie. Vi ricordo che sabato è uscita anche la mia reaction a riguardo, ma ora benvenuti nella mia analisi del sesto episodio di WandaVision. La puntata inizia con una sigla molto simile a quella di Malcolm in the Middle, nella quale Tommy accende una videocamera e si avventura in giro per casa presentandoci i vari personaggi. Prima vediamo Wanda lavarsi i denti in bagno e poi Visione leggere un giornale che presenta sul retro la pubblicità di una televisione similmente al giornale che leggeva nel primo episodio della serie. Dopodiché Tommy va in cucina dove incontra suo fratello Billy con Agnes ed infine, dopo la presentazione anche dei due gemelli, usciamo fuori casa dove vediamo Pietro che si unisce al resto della famiglia mostrandoci il titolo della serie ed ovviamente in questo momento la videocamera viene utilizzata da Agnes. Tornando un attimo alla presentazione dei vari nomi, molti di voi avranno notato che Wanda si chiama Wanda, Visione e così via. Ognuno ha solo il proprio nome, mentre invece Pietro ha la dicitura Pietro Maximoff nei panni di se stesso. Questo secondo me si ricollega semplicemente all'idea che questo Pietro arrivi dall'universo degli X-Men, come già detto nella precedente analisi, e che però adesso stia interpretando il Pietro dell'universo MCU. Dopodiché vediamo Billy con il suo classico costume fumettistico, insieme a Tommy, che rompendo la quarta parete parlano direttamente con noi, mostrandoci un loro flashback in cui uno dei due, giocando a Festival Dance Revolution, uscito nel 2004, utilizza una benda con il logo di un creeper di Minecraft, videogioco uscito nel 2011. Tuttavia la puntata dovrebbe essere ambientata negli anni 90, ma dopo torneremo su questo punto perché queste non sono le uniche stranezze. Poi insieme i due discutono riguardo lo svegliare il loro zio Fico, che li sente e li attacca facendo finta di essere un vampiro. Il gruppo viene interrotto però dall'arrivo di Wanda travestita con il suo classico costume fumettistico e che afferma di essere un'indovina socoviana, nonostante il figlio la prenda in giro dicendole che assomiglia a Cappuccetto Rosso anziana. Pietro invece le dice che è peggio dei costumi che le fece la loro mamma quando si beccarono il tifo, mostrandoci un flashback di loro due ad Halloween mentre ricevevano un pesce avariato al posto dei dolcetti. Wanda afferma di non ricordarsi che la scena andò così, ma l'aspetto importante è che i due bambini erano travestiti da Natasha Romanoff e Nick Fury. Personaggi che però teoricamente almeno all'epoca non avevano quell'aspetto e che più che altro Pietro non dovrebbe conoscere. In aggiunta comunque Billy, rompendo di nuovo la quarta parete, ci dice che Wanda è diventata strana da quando Pietro è arrivato, discorso che viene interrotto dall'arrivo di Visione, anch'egli travestito con il suo classico costume fumettistico. Pietro lo prende in giro, dicendogli che assomiglia ad un semaforo, e poi Visione si difende, affermando che nel suo armadio non c'erano altri vestiti, il che stranisce un po' Wanda, la quale sicuramente volontariamente o involontariamente ha svuotato l'armadio del marito, lasciando solo il suddetto costume. Quindi poi vediamo i due fratelli giocare insieme a Pietro alla PlayStation. Personalmente penso si tratti della PS2, dato che nella scena vediamo sia il DualShock grigio con analogici della 1 e sia il DualShock 2 nero della PS2. Per quanto riguarda le tempistiche, la PlayStation 2 è stata commercializzata nel 2000 e penso si potesse vedere a terra anche nella scena flashback vista prima in cui Billy e Tommy ballavano. Comunque, Visione rimane molto sorpreso di come Pietro sia bravo con i bambini ed anche Wanda afferma egli sia una continua sorpresa. Il nostro eroe poi informa la moglie che oggi lui andrà sotto copertura con la ronda del quartiere citata nel secondo episodio, informandola che sarà lei a dover fare dolcetto scherzetto con i figli. Wanda risulta molto infastidita da tutto ciò, iniziando a dire a Visione che non era questo ciò che lui avrebbe dovuto fare, frase che però viene interrotta dal marito che sembra quasi volerla sfidare, e sono molto curioso di scoprire come questa situazione si evolverà nei prossimi episodi. Poi Pietro, calmando gli animi, si offre di aiutare Wanda con i bambini per la serata di Halloween e dopodiché, quindi, Visione saluta tutti e va via. Nella scena avviene una cosa strana, perché oltre a mostrarci l'ultima volta dell'episodio in cui qualcuno rompe la quarta parete, notiamo che mentre Billy lo fa, Pietro lo guarda, come se si stesse rendendo conto di quel che il piccolo sta facendo. Ad ogni modo, appena Visione va via, Pietro spaventa Wanda e le dice di voler organizzare uno scherzo con il piccolo Tommy. Wanda, tuttavia, gli risponde che non hanno nemmeno un costume e di conseguenza, in un lampo, i due tornano travestiti mostrandoci anche qui il classico costume fumettistico di Quicksilver. Tra l'altro, come sappiamo, Tommy diverrà Speed ed erediterà proprio gli stessi poteri dello zio Pietro. Wanda comunque accetta di farli divertire e minaccia Pietro di trasformarlo in una ringa affumicata nel caso in cui qualcosa vada storto, possibile riferimento al pesce mostrato nel flashback che a questo punto penso essere una ringa.
Nella scena inoltre vediamo che Pietro ha un tatuaggio, il quale però non è un riferimento a nulla, ma solo un vero tatuaggio dell'attore. Dopodiché ci troviamo all'esterno nel campo SWORD, dove degli agenti stanno trasportando all'interno il drone Stark che Wanda aveva riportato fuori dalla bolla nello scorso episodio. Monica rimprovera Hayward per la sua idea di lanciarle un missile con il drone, affermando che ucciderla è estremamente rischioso, dato che non hanno idea di cosa possa succedere fuori o dentro la bolla se Wanda morisse, aggiungendo che se lei è il problema, allora forse lei è anche la soluzione, il che secondo me è davvero un ottimo ragionamento, anche se purtroppo Hayward non è d'accordo, e la caccia dal campo base insieme a Jimmy e Darcy. Il tutto però non prima dell'averla attaccata per il suo continuare a difendere persone con i superpoteri, rimarcando il suo passato con Captain Marvel e colpendola sul personale parlando di sua madre ormai scomparsa. Inoltre, come capiamo dalle sue parole, egli è rimasto molto traumatizzato dal periodo legato allo schiocco e dei 5 anni passati fino al blip, e sarei molto curioso di vedere un qualche progetto futuro che ci possa mostrare l'impatto che infatti tutto ciò ha avuto sulle persone normali. Poi, quindi, vediamo il trio espulso stordire vari soldati e liberarsi, ridirigendosi verso i tendoni del campo. Dopodiché, torniamo in città, nella quale Tommy e Billy iniziano a fare dolcetto scherzetto, mentre Wanda parla con Pietro, chiedendogli se lui si ricordi come si chiamasse un bambino che avevano conosciuto all'orfanotrofio dopo la morte dei genitori. Nonostante poi Wanda dica di no, Pietro capisce che si tratta di un test, capendo che sicuramente il tutto è legato al suo aspetto diverso, cosa che Wanda conferma. A quanto sembra anche Pietro non sa spiegarselo e dice che dovrebbe essere lei a spiegarlo, ma il punto fondamentale è che lui sa di essere diverso. Però dopo riprendiamo anche questo punto. Quindi Pietro va con i due piccoli a fare dolcetto scherzetto e sfortunatamente qui c'è un easter egg che nella versione italiana si è perso completamente. Infatti sentiamo il nome Kick-Ass, personaggio fumettistico nel cui film hanno partecipato sia Evan Peters e sia Aaron Taylor Johnson, entrambi interpreti di Quicksilver. Sì, dai, guarda! Grandioso! Yeah, kick-ass! Kick-ass! Poi, oltre a vedere Pietro rubare dei dolcetti con i nipoti e distruggere delle zucche, Wanda, incontrando Herb, scopre che Visione oggi non è di guardia nella ronda di quartiere, andando contro quel che il marito le raccontò e scatenando la domanda del suo vicino che le chiede se ella voglia cambiare qualcosa, molto similmente alla domanda di Agnes sul dover rigirare una scena. Posso esserti utile, Wanda? Vuoi cambiare qualcosa? La vogliamo rifare? Come, scusa? Tu vuoi che io badi ai bambini? Forse è meglio girarla di nuovo. Quindi vediamo Visione avventurarsi in giro per la città e finalmente ci viene mostrata quella scena già vista nei trailer in cui egli si trova davanti ad una donna che piange e suo marito mentre entrambi risultano bloccati in un loop. Poi ecco che arriva lo spot pubblicitario, il quale ci mostra uno squalo offrire uno yogurt chiamato Yo Magic ad un ragazzo disperso su un'isola, il quale però non riesce ad aprirlo finendo per morire. Questo penso sia lo spot più misterioso e sul quale sono state sviluppate più interpretazioni, ma personalmente l'idea che mi piace di più è che lo Yo Magic rappresenti la magia di Wanda ed il ragazzo rappresenti Visione. In breve significa che nonostante i suoi poteri, Visione è e rimarrà morto. Se ci ragionate, il ragazzo si trova sperduto su un'isola deserta, quindi anche se avesse mangiato quello yogurt, il risultato non sarebbe cambiato e sarebbe morto comunque. È possibile inoltre che, considerati i colori simili, lo squalo sia Pietro, dato che dopo egli dirà una frase legata a ciò. In aggiunta, tutti questi riferimenti alle fragole, a partire dal primo episodio con quella che strozzò il signor Hart, mi hanno subito colpito, come avrete notato dalla reaction. Soprattutto considerato che nel corso del 2020 Elizabeth Olsen fece varie storie Instagram alludendo a WandaVision e parlando proprio di fragole. Magari il tutto non significa nulla, ma è decisamente curioso. I have another secret Avengers thing for you. Our strawberries are growing, our strawberries are growing. Poi vediamo Pietro, Wanda ed i bambini camminare davanti ad un cinema nella cui programmazione possiamo vedere Genitori in trappola del 1998 e Gli Incredibili del 2004. E entrambi vediamo velocemente i poster, ma il punto è che tutto ciò è ancora un errore legato all'ambientazione dell'episodio. Come detto, infatti, questo di Halloween sarebbe dovuto essere ambientato negli anni 90, ma ci sono moltissimi riferimenti ad altre epoche, fino ad arrivare a Minecraft del 2011. Personalmente credo che ciò sia sintomo del fatto che Wanda mano a mano stia perdendo un po' il controllo della situazione, ed il tutto potrebbe essere avvalorato da un ipotetico sforzo che ella sta facendo per mantenere attivi anche tutti i bambini finalmente risvegliati. Comunque, poi, Pietro dice a Wanda che lui sta facendo solo la sua parte, venendo in città, creando tensione con Visione, casini con i piccoli ed infine infastidisce proprio la suddetta Wanda, chiedendole conferma se fosse proprio ciò che lei voleva.
risultando ancora una volta come se Pietro sapesse qualcosa in più degli altri. Tuttavia Wanda non gli risponde e divaga, chiedendo al fratello dove sia finito il suo accento, domanda che Pietro rigira alla sorella. Anche questa è una cosa che nell'adattamento italiano abbiamo perso, dato che in originale Wanda nei film ha un accento socoviano tipico dell'Est Europa. Tuttavia, come spiegato da Elizabeth Olsen, l'accento dentro Westview non è presente, dato che stanno interpretando dei personaggi americani in sitcom americane. Invece, appena ad esempio Wanda esce fuori dalla bolla nello scorso episodio, l'accento giustamente era tornato. Quindi ecco spiegato come mai entrambi non hanno l'accento. Pietro poi aggiunge che i dettagli di tutto ciò sono offuscati, ricordandosi di essere stato sparato in strada, sentendo poi la voce della sorella che lo chiamava. Wanda rimane un attimo perplessa da ciò, ma sfortunatamente il discorso viene interrotto dall'arrivo di Billy e Tommy, il quale a quanto sembra dimostra aver sviluppato gli stessi poteri dello zio, esattamente come avevamo anticipato in precedenza. Quindi i due, dopo aver assicurato Wanda di non superare una via chiamata Ellis Avenue, partono, correndo, andando a caccia di dolcetti. Onestamente ho ancora molti dubbi su Pietro, alcuni pensano si tratti di Mephisto, ma non voglio spingermi così oltre, quindi non vedo l'ora di scoprirne di più nei prossimi episodi. Comunque, torniamo al campo SWORD, dove il trio si infiltra in una stanza server dalla quale Darcy riesce ad accedere agli stessi dati disponibili per il direttore Hayward, rivelandoci come quest'ultimo sia stato in grado di localizzare tramite satellite il vibranio di cui è composto Visione. Di conseguenza, come vediamo, è possibile non solo vedere l'esatta posizione di Visione, ma anche la posizione degli abitanti di Westview in quel momento vicino a lui, scoprendo in aggiunta che quelli molto vicini al perimetro della città sono immobili. Eccoci quindi tornati all'interno, dove Visione fa l'incontro proprio dei suddetti cittadini immobili, esattamente come avevamo detto qualche video fa. Di conseguenza egli torna in versione Avengers e si alza in volo per osservare Westview dall'alto, venendo attirato da un'auto ferma nella quale vediamo Agnes, la quale molto confusa chiede in che direzione si trovi la festa in piazza, affermando di essersi persa. Visione quindi, esattamente come fatto con Norm, la risveglia. Lei sconvolta gli chiede se lui sia Visione, degli Avengers. Egli però risponde di essere sì, Visione, ma di non sapere chi siano gli Avengers. Quindi poi Agnes chiede se anche lei sia morta, dato che lui lo è. Visione le dice che lui vuole uscire da Westview per capire cosa sta succedendo, ma lei risponde che Wanda non permette a nessuno di uscire, per poi iniziare a ridere nervosamente costringendo Visione a reipnotizzarla, proprio come successe con Norm. Di conseguenza lei fa inversione con l'auto e scopriamo che la via nella quale i due si trovavano era proprio Ellis Avenue, ossia la strada citata prima e che Wanda ha chiesto ai due figli di non oltrepassare mai. Inoltre, tornando velocemente allo spiazzo in cui Visione trova tutti fermi, essa mi ricorda molto una veloce ripresa in bianco e nero presente nei trailer e che probabilmente rivedremo nell'episodio dedicato allo scoprire come tutto ha avuto inizio. Poi, per quanto riguarda i cittadini immobili, probabilmente se sono lontani da Wanda vengono tenuti inattivi, nonostante comunque ella li abbia vestiti da Halloween e piazzati per le strade. Mentre invece Agnes, perché può parlare? Come ha fatto ad arrivare lì da sola? E se fosse il subconscio di Wanda ad averla piazzata lì per farla uscire? Come ho detto in uno dei miei ultimi video, teoricamente all'inizio di tutto Wanda dovrebbe fare la conoscenza di Agnes, diventare sua amica e raccontargli un po' della sua storia. È possibile quindi che fidandosi di lei Wanda la voglia far uscire per raccontare a tutti cosa sta succedendo? Come detto, il tutto dovrebbe avvenire inconsciamente, similmente a come è avvenuto con l'uscita di Monica dalla bolla. Infatti, quando Monica la rivede in vita, risulta molto sorpresa, come se secondo lei sarebbe dovuta morire. In fondo sai bene che io sono un'alleata. Tu sei ancora qui. Quindi, tornando alla scena in sé, vediamo Visione dirigersi verso il confine della città e poi ci troviamo nel campo SWORD, nel quale Monica riceve finalmente risposta da quell'ingegnere aerospaziale citato nello scorso episodio, il quale sta arrivando con un mezzo che Monica utilizzerà per rientrare a Westview. Ora, chi sia questo ingegnere rimane ancora un dubbio, nonostante la fantastica idea che si tratti di Reed Richards o della sua amica Skrull da Captain Marvel. Tuttavia sappiamo che il mezzo in questione è quel rover bianco visto nei trailer e che poi Monica guiderà con la tuta bianca mostrata anche in un Funko Pop. Darcy tuttavia le dice di non poter rientrare nell'anomalia, dato che come evidenziato dalle sue analisi del sangue, l'entrare ed uscire dalla bolla le ha modificato le cellule a livello molecolare. Ulteriore riferimento alle sue origini da supereroina. Tra l'altro, le analisi del sangue non erano andate male ed andavano ripetute? Comunque, Monica ovviamente non si fa fermare da ciò e parte con Jimmy mentre Darcy rimane lì con lo scopo di riuscire ad hackerare un ultimo firewall di Hayward che potrebbe rivelarci qualcosa di fondamentale.
Tornando alla scena di poco fa, Darcy, cercando i dati delle analisi mediche di Monica, passa velocemente sul file di un certo Ray Johnson, conosciuto nei fumetti come John Wright o Kestrel, supereroe dotato di teletrasporto e che è apparso nel film di X-Men e le origini Wolverine. Che sia solo un altro riferimento all'universo X-Men, oppure è possibile rivedere la sua apparizione magari come agente o collaboratore dello Sword? Ad ogni modo, ci troviamo in città, dove Wanda parla con Pietro, il quale le chiede dove tenesse tutti i bambini presenti ora in scena, ipotizzando fossero a dormire, proprio come avevamo ipotizzato noi, pensando ad una sorta di stasi. Pietro, rimarcando il suo rendersi conto di tutto, fa a Wanda i complimenti per come sta gestendo la situazione, e le chiede come abbia fatto a creare tutto ciò. Wanda afferma di ricordarsi solo un vuoto ed una profonda solitudine, legandosi perfettamente alla mia ipotesi descritta nei precedenti video, secondo la quale WandaVision è iniziato proprio con Wanda che, sentitasi sola dopo Endgame e dopo essersi trasferita a Westview, decide di recuperare il corpo di Visione, creando il mondo nel quale ora si trovano. Il fatto che Pietro risulti così stranito ed incuriosito da tutto, o il fatto che si ricordi alcune scene in modo diverso, magari è anche legato all'idea che lui potrebbe pensare si tratti della sua vera sorella. Nell'universo X-Men l'abbiamo vista solo da piccola, quindi crescendo può essere diventata esattamente come Wanda, ed ecco come mai lui sembra comportarsi molto naturalmente. Potenzialmente potrebbe anche non essere sotto il controllo di Wanda, nonostante egli abbia detto di aver eseguito gli ordini di quest'ultima. Vengo in città, creo tensione col cognato, pasticci con i marmocchi e infine ti infastidisco. Insomma, è questo che volevi. Dico bene. Improvvisamente poi Wanda vede Pietro ferito dagli stessi proiettili che uccisero il nostro Pietro dell'MCU. E dopodiché torniamo da Darcy, la quale trova un file denominato Operazione Cataratta con informazioni su delle armi classificate. Ella invia subito il file via email a Jimmy, ma prima di far ciò vediamo 3 nomi sullo schermo. Tutti ovviamente si chiamano James, come James, Jimmy, U, ma mentre 2 di loro sono membri di produzione di WandaVision, il terzo è un mistero, anche se quella X mi fa pensare possa essere un altro legame agli X-Men. Per quanto riguarda l'operazione Cataratta, potrebbe essere legata ad una qualche creazione di una specie di Ultron 2.0, come già ipotizzato in altri video, o magari delle sentinelle viste nei film degli X-Men. Chissà. Quindi, senza farci scoprire cosa ci sia in quel file, perché probabilmente lo scopriremo con l'agente Who nei prossimi episodi, vediamo finalmente Visione uscire fuori da Westview, o perlomeno provarci, dato che inizia a smontarsi, venendo costantemente riattirato dentro la bolla, ricordandoci un po' la copertina di House of M, ma con lui al posto di Wanda. Tra l'altro, quanto tempo passa in tutto ciò? Quando Wanda viene attaccata dal drone nello scorso episodio, dentro è giorno e fuori notte. Quando Pietro arriva a Westview, dentro è notte e fuori anche. Quando lo Sword porta il drone all'interno, fuori è notte e da Westview abbiamo cambiato episodio, essendo giorno e mostrandoci i 2 fratelli fare colazione. Infine, quando Wanda parla con Pietro prima che Visione esca, dentro Westview è di nuovo notte, esattamente come fuori. Ho veramente il bisogno di scoprire come tutto ciò funzioni. Comunque, in città, vediamo Billy riuscire a percepire la voce del padre fuori dalla bolla e, sentendolo urlare, corre con il fratello ad avvertire Wanda che Visione è in pericolo. Tra l'altro, mi è piaciuto moltissimo come Billy fermi Tommy dalla sua corsa, similmente a come fatto prima da Wanda, in riferimento al suo diventare Wiccan, ereditando i poteri della mamma. Quest'ultima quindi scaraventa via Pietro, che le ha detto di non preoccuparsi dato che un morto non può morire 2 volte, riconfermando ancora ed ancora come lui sappia molto riguardo quel che sta succedendo, e pronunciando la frase che si lega allo spot pubblicitario che vi avevo preannunciato prima. Poi, perché si domanda, ma se Pietro è morto in Age of Ultron e Visione è morta in Infinity War, come fa Pietro ad essere a conoscenza della morte di Visione? Beh, semplicemente è un'informazione che Wanda stessa gli ha fornito telepaticamente una volta entrato nella bolla, similmente a come è successo con Visione, il quale ad esempio, non ricordandosi nulla prima di Westview, allora non avrebbe nemmeno potuto sapere chi Pietro stesso fosse. Prima quando? Non ricordo la mia vita prima di Westview, non so chi sono! Ho paura! Quindi Wanda mette in pausa tutti gli abitanti della città, tranne i figli, che muovono ancora le gambe. Ma invece Pietro? Prima l'abbiamo visto essere lanciato vicino a delle lapidi, una di esse tra l'altro sempre con un nome legato alla produzione di WandaVision, però osservando le lapidi nella scena in cui ferma tutti, non c'è nessuno vestito come lui vicino ad esse, né a destra e né a sinistra. Dove è andato? Chissà. Comunque, Wanda, con gli occhi rossi, scatena il suo potere e magia, esattamente come avevo detto negli scorsi video, la bolla di Westview inizia ad espandersi, trasformando tutti gli agenti Sword in clown, camion in chioschetti ed i capannoni in tende del circo. Ovviamente anche Visione viene assorbito ed una volta dentro si ricompone subito, dimostrandoci come la sua stessa sopravvivenza sia legata al rimanere dentro Westview.
Oltre a lui, anche Darcy viene assorbita, dato che dopo aver scoperto il progetto Cataratta voleva aiutare Visione, finendo però per essere ammanettata da un camion ed essere lasciata lì. Lei, a differenza degli altri agenti, non ci viene mostrata nella sua forma alternativa, ma è molto probabile che la vedremo con gli stessi vestiti anticipati in un poster. In aggiunta, recentemente è stato pubblicato un nuovo poster con una maglia blu, anche se dubito sia l'outfit che vedremo nella serie, dato che sembra tutto altamente photoshoppato. Per quanto riguarda Jimmy e Monica, loro vedono da lontano la bolla espandersi mentre si trovano in auto e quindi accelerano, esattamente come fa Hayward con Rodriguez in una ripresa che ci mostra finalmente la forma esagonale della bolla. Tra l'altro, proprio come avevo ipotizzato, il direttore Hayward e Rodriguez guardano verso la bolla che si espande, evacuando la base, mostrandoci anche l'elicottero che si trasforma in una mongolfiera. Inoltre credo che nel combattimento Wanda espanda la bolla, inglobando i vari camion militari cui Darcy si appoggia, causando l'evacuazione di tutta la base con l'elicottero già visto. Il tutto spiegherebbe anche cosa stessero guardando Rodriguez ed Hayward. Infine vediamo tutte le zone limitrofe trasformarsi, come anche il cartellone di Westview che diventa quello mostrato nella seconda puntata. Ed informazione aggiuntiva, Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, è nato a Westfield, in New Jersey. Quindi è possibile che l'idea di Westview, sempre in New Jersey, sia un omaggio alla sua città natale. Comunque il tutto poi termina con Wanda che apre i suoi occhi illuminati di rosso, mostrandoci poi la classica schermata stand-by che tra l'altro giustamente, andando avanti nelle epoche, si sta evolvendo. Quindi, per concludere, cosa succederà nell'episodio 7? Intanto sappiamo che dovrebbe durare precisamente 38 minuti, smontando l'idea secondo la quale gli ultimi 3 episodi sarebbero stati di un'ora l'uno. Marvel ha confermato 6 ore totali della serie, e dato che fino ad ora, inclusi i titoli di coda, abbiamo avuto 3 ore e 35 di WandaVision, dovrebbero rimanere 2 ore e 25. Quindi poi, sottraendo anche i 38 minuti di questo settimo episodio, rimarrebbe 1 ora e 47 da dividere nell'episodio 8 e 9. Almeno che il conteggio delle 6 ore non escluda i titoli di coda. Comunque, secondo me, il prossimo episodio sarà come vi ho descritto qualche giorno fa nel video dedicato al come tutto WandaVision ha avuto inizio. Ci troveremo negli anni 2000, dopo Endgame, e Wanda si trasferirà a Westview, dove conoscerà Agnes. Diverranno amiche. Wanda andrà a recuperare il corpo di Visione di cui sono state mostrate anche foto backstage e poi darà vita a tutto WandaVision. La casa stessa di questo episodio risulta simile a quella analizzata nel video, con ad esempio lo specchio che diventerà il quadro, le scale o il divano nella stessa posizione e la PS2 che probabilmente si trasformerà nella Nintendo Wii di cui abbiamo parlato sempre del video, che vi esorto a recuperare al più presto perché probabilmente sarà il tema principale dell'episodio 7. Infatti anche la domanda di Pietro a Wanda sul come tutto ha avuto inizio ci conduce lì. Inoltre, nonostante non l'abbia detto in suddetto video, è probabile ci sia un mix di tutto quel che ho descritto insieme allo stile di Modern Family, che rompe la quarta parete caratterizzando l'episodio 7. Al riguardo, dalle informazioni che abbiamo, tra le 13 e le 15 di oggi dovrebbe essere rilasciata una nuova clip inedita, che forse quando vedrete questo video sarà già uscita. Ad ogni modo, fatemi sapere voi cosa ne pensate di tutto ciò, quindi ci vediamo sabato con la reaction al settimo episodio e poi tutti i giorni in streaming su Twitch, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!